Questa volta vi parlerò di quello che è probabilmente il monitor 1440p ad alto refresh rate più economico che possiamo trovare nel 2025. Sto parlando del Titan Army P27GR, ovviamente da 27 pollici, e in questa recensione andremo ad approfondire gli ambiti di gaming sia su PC che su PS5, ovviamente con uno sguardo alla qualità dei colori e alla qualità costruttiva ed ergonomica di questo modello. Detto questo, iniziamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro pazzo. Oggi siamo con questa video recensione su questo monitor della Titan Army che mi ha gentilmente inviato proprio per la realizzazione di questo video. Ovviamente non sono stato pagato per dire cosa penso riguardo questo monitor, quindi le mie opinioni saranno sincere e basate ovviamente sui test che ho effettuato e che vedremo fra pochissimo in diversi giochi e ovviamente anche con vari dispositivi. Quindi però prima di passare alla recensione vera e propria io vi ricordo come sempre di iscrivervi qua sotto al canale se ovviamente non l'avete già fatto, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, dove troverete le migliori offerte per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, e l'altro canale Telegram invece è per le offerte dell'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. E infine vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram e sul mio canale di TikTok. E ora direi di partire con le varie caratteristiche che ha questo monitor. Come vi ho già detto dalla intro, questo è un monitor che al suo interno monta un pannello da 27 pollici con tecnologia Fast IPS e quindi tutto quello che ne consegue, cioè buoni angoli di visione e anche buona qualità di colori. Il refresh rate arriva fino a 180 Hz, che è un'ottima soglia per chi vuole giocare al momento attuale. Monitor che costano così poco e lo andiamo a vedere fra pochissimo il prezzo, ma l'avrete già anche intuito dalla copertina, insomma non ce ne sono. Abbiamo sicuramente un'ottima caratteristica dal punto di vista del refresh rate. Per quanto riguarda invece il tempo di risposta dichiarato da Titan Army, abbiamo 1 millisecondo, che ovviamente io però non posso andare a testare non avendo la strumentazione adatta. Però vi dico che non ho riscontrato del blur nelle immagini e anche insomma la risposta rispetto ai miei comandi, ovviamente con dei giochi anche che giravano a frame rate molto elevati, insomma era molto bassa in termini di latenza, e quindi vi posso dire che come pannello, almeno così empiricamente, mi sembra comunque con un'ottima latenza. Adesso non posso verificare se sia effettivamente 1 millisecondo, ma anche qualcosina in più alla fine non cambia molto, quindi vi dico da questo punto di vista ci siamo e come. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, in particolar modo quelle riguardanti la qualità dei colori, Titan Army sulla carta ci dice che questo monitor ha una copertura del canale sRGB del 120%, e posso dire che con il colorimetro SpiderX Pro alla fine non ci diceva un valore sopra 100%, però insomma la copertura era molto più che quella insomma dell'sRGB classico, quindi effettivamente da questo punto di vista questo monitor è veramente messo molto molto bene. Abbiamo poi anche l'HDR, anche se vi dico con le applicazioni che lo vanno a sfruttare la visualizzazione, ma questo ve lo posso dire anche con tanti altri monitor che ho testato, non è mai insomma un punto di forza, e quindi è meglio sostanzialmente utilizzarlo in SDR classico. E ovviamente anche per quanto riguarda il contrasto, in teoria questo monitor arriva a un contrasto a 1000:1, che per un IPS alla fine non è così male, e anche come luminosità arriviamo a ottimi livelli. Poi per quanto riguarda la retroilluminazione, ovviamente non parliamo di un pannello OLED, vi ho detto è un pannello IPS, e quindi la retroilluminazione è presente insomma con diverse strisce LED, e in questo caso però non abbiamo problemi di backlight bleeding. In sostanza il pannello, ovviamente questo potrebbe essere anche che se vi capita il caso in cui è difettato, ovviamente poi quello dipende insomma dall'eccezione, però nel mio caso appunto non ho riscontrato di questi problemi, quindi di norma questi monitor, questi modelli in particolare dovrebbero essere più che buoni da questo punto di vista, perché appunto l'uniformità del nero era più che adeguata. Per quanto riguarda un aspetto che mi ha colpito su questo monitor è sicuramente quello della connettività, perché questo monitor implementa ben due porte HDMI 2.0 e due porte DisplayPort 1.4, oltre a un jack audio che ci servirà per connettere le varie cuffie oppure insomma connettere degli altoparlanti, perché
al suo interno è sprovvisto di casse o altoparlanti interni. Quindi sì, questo potrebbe essere un piccolo lato negativo del monitor, però se consideriamo quanto lo stiamo pagando, alla fine possiamo anche sorvolare. Invece un aspetto che si vede anche da qui, che siamo un po' a risparmio, riguarda l'ergonomia di questo pannello, nel senso come riusciamo a ruotarlo, lo stand, se si può alzare o abbassare. Ecco, questo monitor da questo punto di vista, ripeto, va un po' a risparmio, nel senso che gli unici movimenti che possiamo fare sono di tilt, cioè di inclinazione avanti o indietro, e siamo limitati più o meno solamente a questo, e non possiamo appunto alzare o abbassare il monitor, ruotarlo, né tantomeno ovviamente metterlo in un aspect ratio da 9/16. Ovviamente parliamo di un monitor molto economico, per questo motivo se abbiamo una scrivania in cui questo monitor è messo troppo in basso o troppo in alto, insomma dovremo regolarlo magari appunto spostandolo in posizioni diverse, o se no possiamo usufruire dell'attacco VESA posteriore per collegare questo monitor a un braccio esterno o uno stand dedicato, così da poterlo poi regolare come ci pare. Quindi sì, alla fine la base con cui arriva questo monitor non è nulla di speciale, però ripeto, per la cifra alla fine sono delle cose su cui possiamo passare anche sopra. Un altro aspetto invece che mi ha colpito è quello dell'OSD, insomma del menu interattivo di questo monitor, che alla fine è anche in italiano, credo sia una versione aggiornata perché sapevo di vecchi modelli di questo monitor che non avevano l'italiano, quindi alla fine anche questo è un lato positivo, e da lì possiamo andare ad abilitare anche tecnologie come l'Adaptive Sync, che almeno nel mio caso di fabbrica era disattivato. Quindi mi raccomando, se acquistate questo monitor nella vostra postazione, poi mi raccomando andate ad abilitare questo parametro, perché vi consentirà di abilitare tecnologie come il FreeSync Premium o il G-Sync, con cui questo monitor è compatibile, così da poter sincronizzare i refresh rate con gli FPS che state facendo in gioco. E ricollegandomi a queste tecnologie molto comode per il gaming, per quanto riguarda l'utilizzo di questo monitor su PS5 abbiamo anche qui ottime notizie, nel senso che PS5 dopo diversi aggiornamenti rispetto al lancio ormai di molti anni fa è compatibile con i monitor 1440p come questo, dopo aver ovviamente fatto il test per assicurarsi che sia compatibile. Quindi anche qui, se lo collegate a PS5 e non fate nulla, l'uscita video sarà in Full HD, ma ve ne accorgerete perché l'immagine sarà un po' sgranata non essendo la risoluzione nativa. Facendo il test e impostando la risoluzione 1440p mi sono accorto che questo monitor, pur non avendo un'uscita HDMI 2.1, con questa 2.0 riesce lo stesso a farci arrivare volendo anche a 120 Hz con un segnale VRR, quindi con anche la frequenza di aggiornamento che va ad impostarsi anche in base al frame rate che stiamo facendo nel gioco. E questa cosa è molto comoda per tutti i videogiocatori anche su console, perché appunto ci permette di sfruttare quei giochi che su PS5 girano a 120 fps senza problemi, con questo monitor comunque con una buona risoluzione e con queste tecnologie per andare a smussare eventuali stuttering oppure tearing dovuti appunto alla mancata sincronizzazione tra refresh rate e fps fatti dal gioco. Tornando alla questione dei colori, per curiosità ho provato anche a calibrare questo pannello con lo Spider X Pro che vi ho già citato prima, e in effetti, pur avendo di partenza già un'ottima calibrazione e un'ottima copertura dei vari canali sia sRGB ma anche P3, NTSC, abbiamo poi con la calibrazione un ulteriore miglioramento, anche se magari meno evidente rispetto ad altri modelli che ho testato in passato, dove effettivamente calibrare il monitor, soprattutto se si parla di modelli di fascia molto bassa economici come questo, portava a degli incrementi dal punto di vista della qualità dei colori non indifferenti. In questo caso sì, abbiamo effettivamente un miglioramento, però vi dico, non è insomma il giorno e la notte come poteva essere su altri modelli, ripeto, così economici. Se lo andate a calibrare riuscite a tirare fuori anche qualcosina in più. Poi vi dico, certo, se dovete fare foto editing, video editing professionale, insomma sicuramente non andrete a prendere un monitor che vi costa, e fra poco ci arriviamo a poco più di 150 euro, però insomma se giocate, magari vi dilettate anche, siete dei grafici, insomma a tempo perso come hobby così, secondo me questo monitor può anche fare al caso vostro, oltre al fatto che non serve neanche che ve lo dica, per giocare su PC
secondo me un monitor del genere è veramente una manna dal cielo, considerando, ripeto, il prezzo a cui lo possiamo trovare. Quindi andando a parlare più nello specifico del prezzo a cui possiamo pagare questo Titan Army P27 GR, al momento attuale su Amazon troviamo un coupon di sconto da 35 euro e oltre a questo c'è anche il codice sconto dedicato a questo canale che vi lascio in sovraimpressione qua davanti e ovviamente anche in descrizione. Se lo andate ad utilizzare avete un altro 5% in più sul prezzo di base. Il prezzo di base dovrebbe essere circa 200 euro, quindi sono altri 10 euro di sconto. In sostanza questo monitor lo andiamo a pagare in totale 155 euro, che per questa cifra devo dire ragazzi veramente ci portiamo a casa un monitor che per giocare è qualcosa di spaziale. Poi certo le sue pecche, essendo un monitor così economico, ce le ha, però non sono delle pecche che per un monitor insomma vanno a inficiare troppo. Vi ripeto, magari lo stand che non è regolabile, la mancanza degli altoparlanti, che poi anche qui se utilizziamo delle cuffie oppure un set dedicato di altoparlanti esterni non ne avremo bisogno, e quindi alla fine i vari difetti che ha questo monitor secondo me sono veramente minimali e sono molto di più invece i lati positivi, soprattutto ripeto questo prezzo che praticamente sbaraglia tutta quella che è la concorrenza attuale di questo monitor. Abbiamo visto in passato altri monitor, però insomma su questa cifra veramente io non saprei cos'altro consigliarvi al momento attuale. Quindi avviandoci verso le conclusioni di questo video, è un monitor che vi consiglio indiscriminatamente a tutti quanti? SNI, nel senso che in linea di massima abbiamo visto è un monitor che si comporta molto bene, e se avete questo budget e avete una configurazione di un PC che magari sì non è di fascia altissima, di fascia media diciamo, secondo me è un monitor che va più che bene, anche se lo vogliamo utilizzare con PS5, anche se in quel caso vi dico sarebbe meglio andare a utilizzare un monitor 4K con HDMI 2.1 per andare a sfruttare al massimo insomma quei pochi casi alla fine in cui la console emette un segnale 4K 120 Hz, però alla fine abbiamo visto che questa console comunque si comporta bene anche con un monitor del genere. Poi certo se abbiamo una configurazione di fascia troppo bassa, lì poi dipende, se non abbiamo una scheda che riesce neanche nei giochi sport a tirarci fuori 180 Hz sarebbe un monitor un po' sprecato, però vi dico per 150 euro magari poi l'upgradate, cambiate scheda video, processore in futuro e almeno vi ritrovate poi un monitor di tutto rispetto. Certo è il discorso se abbiamo una configurazione di fascia estrema molto alta, ovviamente in quel caso sarebbe un po' squilibrata e quindi vi consiglierei di andare su modelli magari a risoluzione 4K sempre ad alto refresh rate, se non anche degli OLED, ma lì ovviamente dipende dal vostro budget e dalle prestazioni che riesce a tirare fuori il vostro computer. Però per tutti gli altri quindi questo è un monitor che vi posso consigliare sicuramente. Io mi sono trovato, l'ho utilizzato per diversi giorni, mi sono trovato veramente molto bene, anche senza la calibrazione alla fine vi dico la qualità dei colori già di base è molto buona, e ovviamente anche per giocare è un monitor che fa sicuramente la sua figura. E anche oggi siamo arrivati alle conclusioni di questo video. Io come sempre spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile a scoprire un nuovo modello di monitor che magari non avevate preso in considerazione, e mi raccomando trovate tutti i link qua sotto in descrizione con anche il codice sconto per poter pagare questo monitor 155 euro. Detto questo io non posso far altro che consigliarvi due video che se non avete visto vi invito a guardare. Il primo è quello che riguarda quella volta che ho utilizzato la 4090 con il monitor CRT della Sony per andare a vedere fin dove si può spingere questa tecnologia, mentre il secondo video che vi consiglio è quello che riguarda la sfida tra tre monitor 4K ad alto refresh rate che vi consiglio di vedere se avete un budget un po' più elevato rispetto al monitor che abbiamo visto oggi. Bene, io ho parlato anche abbastanza, come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!